In questo video vediamo frasi come studio italiano da un mese, oppure studiavo italiano da un mese, o ho studiato italiano per un mese. Vediamo quindi quali tempi verbali e quali preposizioni dobbiamo usare quando vogliamo riferirci a un periodo di tempo. Alla fine del video poi parliamo anche del futuro. Benvenuti o bentornati, sono Raf. Bentornato anche a me perché è da un po' che non faccio video. Per chi è qui per la prima volta e non mi conosce, insegno italiano all'università in Gran Bretagna e con questi video cerco di aiutare un po' chi sta imparando l'italiano. In questo video abbiamo un argomento abbastanza semplice. Cominciamo dalla prima frase. Studio italiano da un mese. Dunque, per spiegare bene il significato ho qui la mia lavagnetta, mi aiuterò con questa. Dunque, allora, studio italiano da un mese, traccio la linea del tempo, vediamo di farla il più dritta possibile. Questa è la linea del tempo e qua abbiamo il momento presente. Ecco, se la metto un po' inclinata forse si vede. Studio italiano da un mese significa, cambiamo colore, prendiamo un bel verde, significa che ho iniziato a studiare italiano un mese fa e sto ancora studiando in questo momento. Quindi si riferisce a questo periodo di tempo che arriva fino al momento presente. Quindi utilizziamo il presente, studio, e poi la preposizione da. Studio italiano da un mese. Con lo stesso tempo, cioè con il presente e con la stessa preposizione da, potremmo indicare anche il momento in cui inizia l'azione, cioè questo momento. E quindi potremmo dire, per esempio, studio italiano dal 15 ottobre, oppure studio italiano dall'inizio di ottobre o studio italiano dall'inizio dell'anno. Frasi di questo tipo si costruiscono allo stesso modo, con il presente e la preposizione da, perché l'azione continua ancora nel presente. Potrei avere anche una frase negativa e dire, per esempio, non vado in palestra da un mese. Questo significa che normalmente vado in palestra, e quindi cambio colore, prendiamo l'arancione, e quindi questo è il periodo in cui normalmente vado in palestra, ma un mese fa ho smesso di andarci, quindi questo è il periodo in cui non sono andato in palestra. Questa frase si costruisce allo stesso modo, quindi con il presente e la preposizione da. Non vado in palestra da un mese. Oppure, se qua mettiamo il non davanti alla nostra frase, non studio italiano da un mese. Significa che normalmente lo studio, ma nell'ultimo mese non ho studiato italiano. Cambiamo tempo verbale e cambiamo anche preposizione. Passiamo al passato prossimo con la preposizione per. Quindi con la frase ho studiato italiano per un mese. Come prima traccio la mia linea del tempo, nel frattempo la mia lavagnetta si è magicamente pulita. Qui abbiamo sempre il momento presente. Questo è sempre il momento presente. Ho studiato italiano per un mese, significa che ho studiato italiano per un mese nel passato. Quindi siamo in questa situazione, cioè significa che non lo sto studiando in questo momento. Questo mese si è concluso. Il mese si è concluso nel passato e utilizziamo quindi il passato prossimo e la preposizione per. Come prima, anche in questo caso possiamo avere una frase negativa e se dico non ho studiato italiano per un mese, siamo in quest'altra situazione, cioè siamo nella situazione in cui qui studiavo italiano, probabilmente studiavo italiano ancora qui, lo studio ancora adesso, ma mi sono preso un mese di pausa e questo mese si è concluso, questo mese di pausa è nel passato, questo è il mese in cui non ho studiato italiano. Quindi passato prossimo con la preposizione per indicare un periodo di tempo del passato che si è concluso e non diciamo ho studiato italiano da un mese. Ma torniamo al presente di cui ho parlato prima. È possibile usare il presente con la preposizione per, cioè è possibile dire studio italiano per un mese.
È possibile. Dunque uno di questi significati lo vedremo dopo, alla fine del video, quando parliamo del futuro. Ma c'è un altro significato che mi interessa qui. Cambio il periodo di tempo, non dico un mese, ma diciamo un'ora, perché è un po' più realistico. Io potrei dire, per esempio, studio italiano per un'ora, ma poi mi stanco. Questo significa che magari vado in biblioteca, normalmente mi siedo in biblioteca, studio per un'ora, ma regolarmente mi stanco. Dopo un'ora devo fare una pausa. Studio italiano per un'ora. In questo caso sì, possiamo usare il presente con la preposizione per, ma si vede che è un significato completamente diverso da quello che abbiamo visto prima, un significato completamente diverso da studio italiano da un mese o da un'ora, non importa il periodo di tempo, il significato è comunque diverso. Cambiamo ancora tempo verbale e passiamo all'imperfetto. E diciamo questa volta studiavo italiano da un mese. Cosa significa? In quali situazioni possiamo usare questa frase? Come sempre traccio la mia linea del tempo, il tempo va sempre nella stessa direzione. Qui abbiamo sempre il momento presente, questa è la situazione, ma in questo caso aggiungo anche un punto del passato e lo indichiamo con l'altro colore, con il verde. Quindi in questo caso abbiamo un punto del passato. Studiavo italiano da un mese significa che io mi porto a questo momento del passato e nel mese che precede questo momento nel passato studio italiano. Quindi ho iniziato qui un mese prima di questo momento nel passato e in questo momento stavo ancora studiando italiano. Questo momento nel passato potrebbe essere il momento in cui è successo qualcos'altro. Per esempio potrei dire quando ho conosciuto Francesca, in questo momento, quando ho conosciuto Francesca, studiavo italiano da un mese. Come ha detto una mia studentessa, è come quando raccontiamo una storia ambientata nel passato, questo è il momento che ci interessa e questo è il mese che precede questo momento. In questo caso quindi usiamo l'imperfetto e usiamo ancora la preposizione da. Si vede che è lo stesso caso del primo caso che abbiamo visto, cioè quello con il presente e la preposizione da. Stiamo semplicemente spostando tutto nel passato e quindi anche qui potremmo avere una frase, ho perso il tappo, potremmo avere una frase negativa e dire non studiavo italiano da un mese quando ho conosciuto Francesca. Quindi esattamente come il caso del presente ma spostato nel passato. Se questo caso equivale al presente, al caso del presente però spostato nel passato, significa che anche in questo caso possiamo avere l'imperfetto con la preposizione per e avremo lo stesso significato che abbiamo visto prima. Cioè quando dico, per esempio, studiavo italiano per un'ora, mi riferisco a un'azione abituale del passato, nel passato. E quindi potrei dire, per esempio, quando ero giovane andavo in biblioteca, studiavo italiano per un'ora, ma poi mi stancavo. È la stessa situazione di prima, che abbiamo visto al presente, la trasportiamo nel passato e indichiamo un'azione abituale, un'azione che si ripeteva. Per questo usiamo l'imperfetto. Ora, l'ultimo caso che voglio considerare è quello del futuro, quindi un periodo di tempo nel futuro, oppure un periodo di tempo diciamo a cavallo del presente, cioè un periodo di tempo che inizia nel passato ma continua nel futuro. Per esempio, se il periodo di tempo è un mese, potrebbe essere iniziato 15 giorni fa e finire fra 15 giorni. Ora, se il periodo è nel futuro, magari un futuro abbastanza lontano, possiamo usare il tempo futuro e dire, per esempio, l'anno prossimo andrò in Italia e studierò italiano per un mese. Quindi abbiamo utilizzato la preposizione per, che ci indica in un certo senso un periodo di tempo contenuto. Infatti l'abbiamo usata prima, questa preposizione,
per il periodo di tempo terminato nel passato. Quindi anche nel futuro è la stessa cosa. Studierò italiano per un mese. E la stessa cosa vale anche se utilizziamo il presente per riferirci magari a un periodo di tempo vicino, nel futuro vicino. Possiamo dire vado in Italia, studio italiano per un mese, ma poi vado in vacanza. Oppure, l'ultimo caso, è quello di un periodo di tempo che inizia nel passato ma continua nel futuro, quindi a cavallo del presente. E anche qui possiamo dire semplicemente, ma in questo periodo sto studiando italiano, studio per un mese, ma poi vado in vacanza. Anche questo potrebbe essere un periodo che è già iniziato, è iniziato nel passato, ma continua nel futuro. E anche in questo caso quindi utilizziamo il presente con la preposizione per. E questo è un breve schemino che riassume i casi principali che abbiamo visto. Grazie a tutti per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!